Ciao e bentornato. Oggi parliamo di AI fotografica e parleremo di 7 comandi professionali per scegliere i modelli di fotocamera quando andrete a realizzare le vostre immagini, le vostre foto con l'AI che preferite. La scelta del modello di fotocamera può cambiare radicalmente il look e lo stile delle tue immagini. Con l'AI puoi simulare l'effetto di diverse fotocamere iconiche, dai classici analogici perdonatemi, fino alle modelle DSLR. Adesso ti racconterò di 7 particelle, di 7 comandi essenziali da inserire all'interno dei tuoi comandi, dei tuoi prompt, per scegliere il modello di fotocamera e dare alle tue immagini lo stile che hai sempre sognato. Per cui AI fotografica, comandi professionali, particelle da aggiungere all'interno dei vostri prompt creativi per emulare stili fotografici diversi. Lascia che mi presenti, io sono Ema, F205, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo con base a Milano. Ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo e sovversivo a tema intelligenza artificiale. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre ai suoi limiti. Ragazzi, ci sono un sacco di bravi signori che vi spiegano le cose generiche, i corsi base. Qui sei all'interno di un canale per persone fuori dalle regole, per persone che vogliono sfruttare l'AI per il suo vero potenziale, per persone che sono pronte al futuro e non sono spaventate. Trovi maggiori informazioni sui miei percorsi sul sito bit.ly/emaf205 oppure se stai guardando a monitor puoi scansionare col tuo cellulare il QR code col dinosauro che vedi a schermo. Ti ricordo inoltre che ogni giorno che passi senza imparare l'intelligenza artificiale è €1 in meno nel tuo futuro stipendio. Ti ricordo che ogni giorno che passi senza imparare l'intelligenza artificiale corrisponde a €1 in meno nel tuo stipendio. Fatti due calcoli, ci siamo capiti, vero? Quindi iscriviti e metti like per non restare indietro. Mi ringrazierai tra qualche anno. E se ti senti pronto, mettiti comodo, che iniziamo. Punto 1. Fotocamera analogica 35 mm. Simula l'effetto di una classica fotocamera a 35 mm, famosa per la sua qualità di pellicola che aggiunge una leggerissima grana e rende ogni fotografia un pochino nostalgica. Questo comando è perfetto se cerchi un effetto vintage e naturale, tipico degli anni 70-80. Le particelle che puoi utilizzare sono 3. La prima è fotocamera 35 mm, la seconda è pellicola classica e la terza è grana leggera. Grana leggera, pellicola classica, fotocamera 35 mm. Prendetene e fatene buon uso. Sperimentate, sperimentate, sperimentate. Il secondo stile di macchina fotografica è la Polaroid, l'istantanea, famosissima. Le fotocamere Polaroid sono leggendarie per i loro scatti istantanei e colori leggermente sbiaditi. Usando il comando per fotocamera Polaroid puoi ottenere immagini che evocano ricordi di infanzia, con bordi bianchi e tonalità pastello morbide che danno un effetto retro. Puoi utilizzare queste 3 particelle. La prima è fotocamera Polaroid, la seconda è bordo istantanea e la terza è tonalità pastello. Non mi stancherò mai di dire che potete andare a creare le vostre composizioni all'interno del prompt con tutte le particelle che vi suggerisco. Abbiamo poi al punto 3 la reflex DSLR, la reflex digitale. Se desideri immagini nitide, luminose e perfettamente equilibrate, dunque senza disturbo, senza sporcizia, il comando per reflex digitale ti dà l'effetto delle macchine fotografiche digitali moderne. Ottieni una risoluzione elevata con dettagli precisi, perfetta per la fotografia di ritratto oppure per paesaggi realistici. Le particelle che vi consiglio di sperimentare sono 1. Reflex digitale,
2 alta definizione, e 3 contrasto naturale. Questo per ottenere immagini come se venissero scattate da una moderna reflex digitale. Siamo al punto 4 di 7, rimani collegato. Fotocamera medio formato, la celebre Hasselblad, costosissima Hasselblad. Hasselblad, ragazzi, non c'è Nikon e Canon o Sony che tenga, Hasselblad è la queen della fotografia. Per chi cerca la massima qualità, il comando che emula una Hasselblad offre una risoluzione super dettagliata e una gamma dinamica, ragazzi, incredibile. È l'ideale per ritratti artistici e paesaggi dove ogni singolo dettaglio deve emergere con perfezione. Anche qui abbiamo 3 particelle, la prima è Hasselblad che è il brand, la marca di queste storiche fotocamere a medio formato. Fotocamera medio formato è la seconda particella che vi consiglio di inserire, di testare nel vostro comando, e poi dettagli estremi. Provate, sperimentate. Solo il 2% dei miei visitatori è iscritto al canale e so che tu sei un king oppure una queen, dunque sdrucca quel button, a me farebbe molto piacere vederti tra i miei seguaci. Abbiamo poi la Lomo, la fotocamera Lomography. La fotocamera Lomography è celebre per la sua imprevedibilità creativa. Erano delle macchinette veramente leggere, macchinose, ma che hanno avuto una seconda vita negli anni 2000. Saturazione estrema e vignettatura, per cui ombreggiatura ai bordi marcata. Con questo comando puoi dare ai tuoi scatti un look artistico e fuori dagli schemi, perfetto per chi vuole sperimentare con colori forti e atmosfere oniriche. I comandi sono fotocamera Lomo, il secondo è saturazione alta e il terzo è vignettatura. Vi consiglio di tradurli in inglese perché io ve li dico in italiano per semplicità didattica, ma in inglese credo che abbiano un impatto maggiore. Siamo al punto 6, fotocamera a foro stenopeico, la fotocamera più semplice del mondo e anche la prima fotocamera al mondo, la cosiddetta pinhole camera. Simula una fotocamera a foro stenopeico per creare immagini dal sapore antico, con un effetto leggermente sfocato e un contrasto molto forte. È perfetto per fotografie minimaliste e paesaggi dall'atmosfera surreale, dove il tempo sembra fermarsi. Sono fotografie come quelle dei primi del Novecento, ok? Fotocamera a foro stenopeico. Le particelle che vi consiglio di utilizzare per sperimentare sono 1. Foro stenopeico, 2. Sfocatura naturale e 3. Contrasto elevato. Solo il 5% dei miei ascoltatori arriva fino a questo punto del video, quasi al 10° minuto. Ti stimo, sei un grande. Ora scrivimi DAIE nei commenti per lasciare una testimonianza del tuo passaggio, prima di passare al 7° e ultimo stile di macchina fotografica, la fotocamera mirrorless. La fotocamera mirrorless senza specchio è la scelta giusta se vuoi ottenere immagini con un bilanciamento perfetto tra qualità digitale e compattezza. La caratteristica è che ha colori vibranti e precisione nei dettagli. È ideale per chi vuole l'eleganza di una reflex, ma con la leggerezza e la velocità di scatto di una mirrorless. La mirrorless è una DSLR, però senza lo specchio, ok? Puoi utilizzare le particelle mirrorless, colori vibranti oppure alta risoluzione. Dunque di cosa abbiamo parlato oggi? Abbiamo parlato di alcune particelle da utilizzare all'interno dei vostri prompt a livello creativo per andare a stimolare, a provocare l'AI per ottenere dei risultati inaspettati. Io voglio che tu entri
a far parte dell'1% delle persone che oggi sono in grado di sfruttare l'intelligenza artificiale a un livello più profondo, a un livello più intimo. Abbiamo di fronte l'oracolo, fargli domande semplici, avremo risposte semplici. Il mio obiettivo è quello di iniettare l'emozione all'interno dell'AI per creare dei risultati straordinari. Dunque, se sei interessato a questi argomenti, schizza subito su bit.ly/EMA-F205, dove troverai guide gratis, workshop caustici, potrai contattarmi per una sessione gratuita di 45 minuti per una chiacchierata con me e ovviamente troverai tantissimo amore, come testimonia il gattino che vedi a schermo. Per cui, se sei ancora qui, grazie per avermi dedicato il tuo tempo. Per me vale oro. Ci vediamo alla prossima. Ciao.